avere un immobile in centro Verona è bello, però c'è anche il brutto, ovvero che essendo tutto in ZTL, questa è ZTL, tipo qua parte, dietro questa porta parte la ZTL, devo sempre portare le cose a mano e questo pesa un sacco perché c'è dentro 2 litri di acqua, un tè e tutti gli attrezzi in metallo. Qua la borsa perché sto un paio di giorni a dormire, qua il pranzetto che dopo mangerò assieme a voi. Ok, benvenuti. Immagino che hai cliccato sul video perché sei curioso o curiosa. Sono appena arrivato in uno dei miei Airbnb, tra l'altro l'ultimo che ho preso, dato che è libero per qualche giorno. La cosa bella di avere degli Airbnb, se non c'è nessuno puoi tranquillamente soggiornare, utilizzarlo come nel mio caso che oggi registrerò un bel po' di contenuti per tutti quanti voi. Nel mentre che vi parlerò oggi sarà un racconto di una vicenda che mi è successa abbastanza divertente, che secondo me ne valeva la pena raccontare a tutti quanti voi. Nel mentre devo farmi da mangiare perché sono le 2:42, non ho ancora pranzato, a parte che c'avevo qua il computer per leggerlo, non so perché mi sono sforzato a leggerlo all'orologio che ce l'ha. Oggi quello che andrò a mangiare sarà pane, pollo e patate, perché è importante la dieta con carboidrati. Le patate tra l'altro sono la miglior qualità di carboidrati che potete trovare, e pollo, proteine. Oggi non mi allenerò domani che è lunedì perché sono già andato ieri. Questa settimana ragazzi ho fatto più allenamenti dei giorni che ci sono nella settimana, quindi sono già abbastanza demolito. Qua non ci sono i piatti, quindi li prendo da qua sotto e direi che posso iniziare a scaldarmi la mia schissetta, come si dice in bergamasco. Tra l'altro stavo pensando, in questo appartamento l'outfit non è dei migliori perché essendo un appartamento vintage dovevo forse mettere una bella giacca degli anni 80-90. Vabbè, nel mentre che faccio da mangiare vi racconterò un po' quello che è successo un giorno successivamente a un'operazione che c'è stata di spurgo all'interno di un mio appartamento. Adesso vi farò vedere sia i video che delle foto nel mentre che narro la situazione, che era più o meno fine del 2024, quindi dicembre, poco prima delle festività, quando mi chiama un ospite e mi dice: Luca, guarda che il water fa un po' di rumori. Rumori del tipo che gorgogliano, cioè tipo salivano bolle di aria e acqua dal water, quindi faceva dei rumori, cosa che è una cosa abbastanza anomala. Generalmente un water non dovrebbe fare questo genere di rumori, magari quando tiri l'acqua, ma non anche quando tutto quanto è fermo e nessuno è andato in bagno dopo magari ore che qualcuno c'è stato dentro. Faccio passare qualche giorno, cerco di capire se il problema persiste, faccio un sopralluogo anche io all'interno dell'appartamento. Effettivamente c'era questo borbottio, no? Causato da evidentemente qualcosa che c'era all'interno del water. Ragazzi, se siete chef è meglio se ascoltate solo, non guardate quello che sto facendo perché potreste insultarmi nei commenti. A parte che è freddo, devo scaldarlo. E quindi ho analizzato anche la situazione, effettivamente c'aveva ragione, un water che si lamentava, no? Il fatto che la cosa migliore che ho potuto fare è stato chiamare una ditta di spurghi. Chiamando una ditta di spurghi c'è un'otturazione. Il giorno dopo è venuto lì, ha esaminato tutti i pozzetti di questo condominio di qua e di là, non si trovava nulla. A un certo punto mi toglie il water perché il problema potrebbe essere all'interno dello scarico di questo water, perché esaminando tutti i pozzetti del condominio, che alla fine non è proprio un condominio ma è una sorta di cortile dove le case sono predisposte a forma di ferro di cavallo, hanno detto bene, togliamo il water, rimuovono il water, vanno dentro con il tubo, perché loro hanno un tubo ad alta pressione che spara acqua straforte e toglie tutti gli ingorghi, buttano dentro e dal pozzetto che c'era fuori nel cortile, quindi quello che è praticamente un pozzetto condominiale che univa tutti quanti gli scarichi delle persone che stavano al piano terra, butta dentro questo tubo di gomma e a un certo punto inizia a venire fuori un blocco di DM, ragazzi, ma veramente tanta, ragazzi, cioè proprio, avete presente quando prendi lo spremi patate che esce tutto quella cosa lì, ecco, uguale identico. E successivamente ragazzi è arrivato fuori, e io ero lì che stavo guardando, una sorta di telo che evidentemente era bianco, ma immaginatevi dentro una fognatura di che colore era diventato un grigio marrone scuro nero, che appena arrivato lì il tipo dello spurgo lo prende, tira fuori e fa 1, 2, 3, 4 e io dico: beh, cazzo c'è dentro? 5.
Ragazzi, c'era dentro uno straccio di 2 metri, se non di più. Non so se avete presente, ragazzi, quella sorta di cellophane che serve per imballare praticamente le cose un po' delicate, quindi quello che viene utilizzato per gli imballaggi, che ha tutte le bollicine che a noi ci piace un sacco schiacciare. Io dico, ma la persona, ma anche l'idea di pensare di buttare giù una roba del genere per il water, cioè bisogna fare i complimenti a questa persona, perché immaginatevi un telo che va 2 metri, buttato giù per il water, vuol dire che quella persona ha dovuto pure far fatica per buttarlo giù, perché non è che va giù tirando l'acqua e basta. Io dico, ma la mente malata delle persone a volte non ha limite. Rimosso l'ingorgo, il problema sembrava apparentemente risolto. Ma c'è una cosa di cui non ho tenuto in considerazione, che quando hanno buttato giù la gomma dentro il mio water, io a fianco ho un'altra unità, sempre gestita su affitti brevi. Quando ho buttato giù il tubo per il water, ovviamente l'alta pressione ha fatto tornare indietro e risalire, non so se solo nel mio water o in tutti gli altri, però sta di fatto che ho trovato il water, o meglio la donna delle pulizie ha trovato il water in queste condizioni, perché probabilmente c'era un tubo comunicante, o magari nei tentativi di buttare giù la gomma per il tubo magari si è infilata nel posto sbagliato ed è andata a infilarsi nel tubo che portava invece al water dell'altro mio appartamento, facendo venire fuori su tutto quello che c'era dentro. Io non ci credevo di sta roba qua. C'era un odore che voi non potete neanche immaginare e c'erano spruzzi di M ovunque, sulle pareti. Per fortuna che c'erano le piastrelle. Beh, il water l'avete visto anche voi. Un armadietto accanto che ho dovuto completamente buttare insieme a un sacco di stracci e disinfettante, alcol, candeggina che è stata utilizzata per pulirlo. E per fortuna che in quel momento non c'era un ospite dentro il soggiorno, perché sarebbe stato veramente un soggiorno di merda. Bene, dato che voglio mangiare e non pensare a cose strane, vi saluto, vi invito a guardare i link in descrizione, lascia un bel like a questo video, iscriviti e ci vediamo al prossimo video, dove spero di non dover raccontare un altro imprevisto come questo. Ciao a tutti!